Cari amici di Miraculous, ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Lo so, avevo detto che non avrei più parlato della serie, ma siccome gli episodi della quinta stagione dal terzo in poi mi hanno preso bene, ho deciso di continuare e spero che mi seguirete in questo viaggio nei miei commenti agli episodi di Miraculous, ma dopo la sigla. Intanto approfitto della pausa tra i primi 10 e gli altri episodi per preparare un video commento che pubblicherò a spezzoni di 2 episodi alla volta. La pausa c'è solo se seguite gli episodi in francese, perché quelli di Globe li stanno trasmettendo in portoghese fregandosene dell'ordine cronologico, come sempre. Comunque io pubblicherò 2 episodi per volta, i commenti a 2 episodi per volta, e per essere certi di non perdere nemmeno uno, cliccate iscriviti qui sotto e la campanella per essere informati su quando li pubblicherò. E già che ci siete, se mi lasciate anche un mi piace, anche se il video non vi è piaciuto, sono contento. Oltretutto vi consiglio di farlo girare tra i vostri amici, che così possono venire qua nei commenti e dirmi che mi sbaglio di grosso quando dico le cose. Comunque, andiamo con ordine e andiamo con il primo episodio, che è Evolution, o Evolution se volete usare il titolo in francese. Piccolissima sinossi: Papillombre, dopo aver rubato alla fine della stagione 4 tutti i Miraculous con la collaborazione di Felix, si fa chiamare Monarch e minaccia i parigini di tormentarli con le sue Akuma se non gli daranno ovviamente i Miraculous di Ladybug e Chat Noir, come sempre. I parigini se lo sfanculano per bene e quindi lui decide di recuperare il tempo perduto andando indietro nel tempo con il Miraculous del coniglio, nelle battaglie che ha già affrontato con Ladybug e Chat Noir, per cercare di rubare i loro Miraculous. Ovviamente non ci riesce perché è il primo episodio e anzi si fa anche fregare inizialmente 2 Miraculous, quello del coniglio e quello del cane, e poi riesce a recuperare quello del cane perché cominciano i nostri eroi e lui a fare la gara a chi fa la cosa più idiota. Pensate che nell'episodio lo catturano ben 5 volte e ben 5 volte lui riesce a scappare con lo stesso trucco. Insomma, nonostante la gara a chi ne sbaglia di più, i nostri eroi riescono a recuperare 2 Miraculous, quello del coniglio e quello del cane, e purtroppo a tenersi solo quello del coniglio che affidano ad Alix, ma di questo parlerò tra un attimo. Gabriel appare totalmente ossessionato dall'avere i Miraculous e è anche un tantinello pedofilo secondo me, però vabbè, ricordiamo che Ladybug ha 14 anni in questo momento della serie. Vabbè, comunque Gabriel è talmente ossessionato che, pur potendo avvertire il se stesso del passato ed Emily di quello che sta per succedergli utilizzando il Miraculous danneggiato del pavone, cade in una banalissima trappola di Ladybug che gli fa trovare nella tana di Bunnix una scatola di quelle che contengono i Miraculous. Gabriel, da pirla, interrompe quello che sta facendo e non lascia il messaggio al se stesso del passato, va a prendere la scatola e casca nella trappola di Ladybug. Peccato che poi Ladybug lo lasci scappare perché invece di togliergli i Miraculous perde tempo a parlarci. Vabbè, è il primo episodio e la serie deve andare avanti e quindi Monarch deve scappare. Non contento, batte ogni record di pacchianeria come portatore di Miraculous vestendosi con qualcosa che sembra più o meno una vetrata di Notre Dame. No, davvero. Vabbè, comunque, in tutto questo e nella sua ossessione per i Miraculous riesce perfino a litigare con la povera Natalie, che sembra finalmente aver capito che il suo capo è vagamente uscito di mela e forse comincerà a non collaborare più così tanto con lui, soprattutto vista la sua reazione che ignora totalmente il fatto che Adrian, che era in viaggio in treno con Natalie, sia sparito. Gabe, au, ripigliati. Intanto i nostri eroi hanno recuperato il Miraculous del coniglio, che viene assegnato ad Alix, che finalmente diventa Mini Bunnix.
Purtroppo però, per difendere il Miraculous dalle mire di Monarch, la ragazza è costretta a lasciare la sua famiglia e i suoi amici e nascondersi nel tempo, viaggiando nel tempo in varie epoche e lasciando dei messaggi molto carini al padre sotto forma di cartoline nascoste nei quadri del Louvre. Momento molto dolce, abbastanza commovente di lei che dà l'addio a suo padre e a Ladybug, ma di per sé alla trama questa cosa qui aggiunge poco e anzi non ha neanche tantissima logica. Insomma, l'episodio è così così, piuttosto confusionario e che lascia un vago senso di tristezza appunto per questa cosa di Alex, personaggio che a me piace tantissimo e qui con il Miraculous del cane è ancora più carina. Peccato che poi lo perda e rimanga Bunnix. Questo episodio e il seguente brillano per avere una trama confusissima e dei personaggi che agiscono tutti in modo poco sensato e poco logico, chiaro per far andare avanti la serie. Insomma, l'episodio mi ha chiesto un bello sforzo per passare sopra incongruenze e forzature della trama e cose poco logiche che fanno i personaggi, esattamente come mi è successo con Take Back, che è l'ultimo della stagione 4. Vabbè, comunque. Andiamo adesso a Multiplication o Multiplication, credo si dica in francese, non lo so. Comunque, se il primo episodio della stagione era confuso, questo è ancora peggio. L'impressione è che ci abbiano ficcato dentro di tutto pur di dire tantissime cose in un episodio solo, perché forse avevano poco tempo, forse volevano evitare degli infodump noiosi o che ne so. Il risultato è un mischione in cui si capisce pochissimo, ma seguitemi con calma e vi dico tutto. Questo episodio si apre esattamente dove si è chiuso il precedente, con l'arrivo di un Swan furioso che si mette a cazziare la povera Ladybug, che inizialmente abbozza, ma interviene Chat Noir che la difende a spada tratta, tanto che il povero Swan, relegato a macchietta comica, si esibisce in una perfetta tecnica Sao Tome della carpa sul tagliere, e se vi ricordate Ranma Mezzo sapete di cosa sto parlando, e scappa dicendo che questo mondo moderno l'ha distratto dai suoi doveri di guardiano e lascia Ladybug nella cacca fino ai codini. Vabbè. Comunque, Ladybug capisce di essere stata infinocchiata malissimo da Felix e cerca di rintracciarlo a casa dove vive a Londra. Sua madre dice che lui non c'è e i due eroi, con una scrollata di spalle e un "ah vabbè", tornano a Parigi. Ma no, allora, un ragazzino di 14 anni se ne va in giro senza che la madre sappia dov'è e soprattutto senza che la suddetta madre sia preoccupatissima e non si attacchi al telefono a chiamare la polizia? E Ladybug e Chat Noir non fanno manco una piega? Sì, questa è una delle tante incongruenze che c'è nell'episodio, ma si spiegherà dopo. Con un'incongruenza ancora più grossa, ma va bene così. Tornati a Parigi, i nostri eroi si separano e una sconsolata Marinette invita Alia a dormire da lei. Mentre Adrian prende il coraggio a due mani e va a dire a Gabriel che non vuole più fare il modello. E lui, ah sì, va bene, se è questo che vuoi. La cosa spiazza Adrian tanto quanto noi spettatori, ma noi spettatori non possiamo, come fa lui, telefonare a Marinette per dirglielo. Marinette, ovviamente, per non essere distratta dai suoi doveri di guardiana, inizialmente rifiuta di parlargli, poi Alia la obbliga a rispondere al telefono e alla fine fa i complimenti ad Adrian per la sua scelta, per avercela fatta, per essere riuscito a tenere testa al padre, eccetera, 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 eccetera. E ovviamente abbandona immediatamente i suoi propositi. Ah no, non posso innamorarmi di un ragazzo, come fa dall'inizio della stagione, ma va bene così. La mattina dopo Alex a scuola saluta i compagni parlando dell'incarico importantissimo che Ladybug le ha assegnato, mentre tutti gli altri studenti di Madame Bustier decidono di aiutare comunque i nostri eroi anche senza superpoteri. Milena ad esempio organizza delle lezioni di yoga per evitare che le persone e gli studenti diventino preda delle emozioni negative
E Nora, la sorella di Alia, organizza dei corsi di autodifesa a cui Alia e Nino partecipano solo loro, e dopo un po' si mettono a giocare ai videogiochi perché si annoiano. Infatti Monarch non fa nulla apparentemente per diverse settimane. In realtà non si capisce bene perché noi vediamo un montaggio, quindi non è chiaro quanto tempo passa. Poi negli episodi seguenti scopriamo che è passato solo qualche giorno, ma apparentemente sembra che passi un po' più di tempo. E vediamo anche una cosa carina che è in quasi tutte le fanfic e scopriamo che è canone, il fatto che Ladybug e Chat Noir facciano delle pattuglie per tenere sotto controllo la situazione in città. Pattuglie che finiscono con i due ragazzi che giocano a carte seduti sulla terrazza della Torre Eiffel perché non succede niente. Se non che a fine dell'episodio finalmente una Akuma c'è, altri non è che Tomoe, la madre di Kagami, che viene trasformata di nuovo in Ikari Gozen e utilizza il potere del Miraculous del topo per moltiplicarsi in diverse copie di se stessa. Gli eroi comunque hanno facilmente la meglio su di lei e quando viene deakumizzata la donna dice di non avere nessun Miraculous con sé. Questo apparentemente lascia un po' sbigottiti i due eroi, ma alla fine non ci fanno più caso, dicono ah sì vabbè ok, sarà una roba nuova e lasciamo perdere e via. Nel frattempo Gabriel presenta uno smart ring che si chiama Alliance, comunque, che utilizza le immagini digitalizzate alla fine della stagione 4 di Lila e Adrian come assistente virtuale. Scopriremo poi negli episodi seguenti che in realtà questo dispositivo viene usato da Monarch per spiare i parigini e vedere se hanno dei comportamenti insoliti. Infatti lui vuole ancora scoprire chi sono Ladybug e Chat Noir, ovviamente, per prendere i loro Miraculous quando non sono in versione eroe. In una scena post-credit scopriamo che in realtà la madre di Felix sapeva benissimo che Ladybug e Chat Noir sarebbero andati a cercarlo e lo sta coprendo volontariamente. L'episodio si chiude con Felix che indossa il Miraculous del pavone e si presenta ad Usu come il suo nuovo portatore. Insomma, episodio super confuso in cui succedono un sacchissimo di cose. L'impressione che ho avuto io è che sia stato assemblato in fretta e furia per fare il punto della situazione senza mettere troppi dialoghi. Risultato, secondo me non è buono, perché in realtà non si capisce molto di quello che succede. Oltretutto Ladybug e Chat Noir ci fanno di nuovo la figura degli scemi perché si fanno infinocchiare dalla madre di Felix, indirettamente da Felix, eppure da Tomoe perché, vabbè, ok, loro non hanno ragione di pensare che la donna sia d'accordo con Monarch, però il fatto che non abbia con sé alcun Miraculous dovrebbe fargli pensare. Giusto, dimenticavo. In tutto questo, quando deakumizza Tomoe, Ladybug le dona un Magical Charm, quei talismani che ha imparato a creare a metà della quarta stagione, che dovrebbero difenderla dalle Akuma. In realtà scopriamo che Monarch, con le Mega Akuma, riesce tranquillamente a bucare i talismani e quindi io non capisco perché continuano a farli creare da Ladybug e farglieli dare agli akumizzati. Dovrebbe aver capito che ormai non servono. Vabbè, per il secondo episodio della stagione 5 è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Come ho detto all'inizio, mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace e un commento se il video non vi è piaciuto, ma in ogni caso cliccate iscriviti alla campanella e condividetelo con i vostri amici fan e no di Miraculous. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!